Ciao a tutti! Oggi vi mostriamo come fare una ricetta praticissima, il pasticcio di zucchine. Vediamo la ricetta. Per fare il pasticcio di zucchine noi utilizziamo 800 g di zucchine, 2 uova, 200 g di scamorza, 100 g di prosciutto cotto, 90 g di pan grattato, 50 g di parmigiano, circa 4 cucchiai di olio, mezzo spicchio di aglio, sale e pepe. La prima cosa da fare è grattugiare mezzo spicchio di aglio. Grattugiamo 3 zucchine, una ce la lasciamo per dopo. Sale. Pressiamo le zucchine in modo da far fuoriuscire l'acqua di vegetazione. E la versiamo. Tagliamo il prosciutto a cubetti. Anche la scamorza a cubetti. La zucchina che ci siamo lasciati la stiamo tagliando con una mandolina, quindi la affettiamo. Aggiungiamo le uova. Mettiamo il pepe. E il pan grattato. Del pan grattato ci lasciamo un po' da mettere sotto alla teglia e sopra. Aggiungiamo il parmigiano reggiano, 2 cucchiai di olio, e scamorza e prosciutto cotto. Quindi, come vedete, la ricetta è semplicissima, è un pasticcio, quindi si mette tutto insieme. Una di quelle ricette salvacena. In ogni caso noi con le zucchine abbiamo fatto tantissime altre ricette, vi lasciamo in descrizione qui su YouTube la playlist di tutte le ricette con le zucchine. Ovviamente se siete vegetariani potete omettere il prosciutto cotto. Un giro d'olio in teglia. Fateci sapere qual è la vostra ricetta preferita con le zucchine. Pan grattato sul fondo della teglia. E possiamo preriscaldare il forno a 180 ventilato. A questo punto molto semplicemente versiamo tutto il composto del nostro pasticcio. Vi ricordate che ci eravamo lasciati la zucchina e l'avevamo affettata, tagliata a rondelle? Bene, adesso ce la mettiamo in superficie. Sale. Olio. E il pan grattato che ci eravamo lasciati, in modo da fare una bella crosticina sopra, sempre molto invitante.
E ora ci tocca solo infornarlo a 180 gradi, forno ventilato. E dopo 30-35 minuti, dipende dal vostro forno, possiamo sfornare il nostro pasticcio di zucchine. Eccolo qui. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete avere altre idee in cucina come questa. Alla prossima ricetta, ciao!